quindi tu sei stato professore oltre che ricercatore per oltre 35 anni e adesso conoscendo bene gli archetipi, no? Avendoli integrati attraverso la tua coscienza e consapevolezza, come sarebbe il Malanga rispetto ai suoi docenti, chiedo scusa, ai suoi alunni, da questo punto di vista? Che rapporto avresti? Saresti diverso nel spiegare le cose? Dunque, assolutamente sì. E questo è quello che faccio. Per esempio, io sto facendo due corsi di chimica generale e di green chemistry in questo momento per l'Uni- l'Università Quantistica di Roma, ehm, sia per la dottoressa Gatti in un corso che studia sostanzialmente come utilizzare il microscopio elettronico eh, per lo studio delle nanoparticelle, sia un corso di naturopatia, per cui bisogna cercare, e lì il corso di naturopatia sono 12 ore di chimica inorganica e 12 ore di chimica organica. Quindi il mio modus di rapportarmi a quelli che sono gli studenti di ora è il tentativo di far comprendere che il rapporto tra docente e studente è determinato non dal verbo, cioè non dalla parola, ma è determinato dalla consapevolezza. Il docente deve avere una sua consapevolezza, il discente un'altra. La consapevolezza del docente è che non esiste la possibilità di insegnare niente a nessuno. Pensa a te. Il docente al massimo mostra se stesso, mostra chi è e dice quello che lui pensa della realtà. Il discente fa tutto lo sforzo, se vuole, di comprendere la mappa del territorio del docente, compenetrandosi per un attimo nel suo cervello, essendo per un attimo lui. Dopodiché si distaccherà, tornerà a essere lui e potrà paragonare le due mappe del territorio scegliendo quale gli piace di più. Avrà così fatto una scelta duale imparando. Eh, Anticamente invece si andava lì, si prendeva un gesso, si scriveva sulla lavagna delle formule e si diceva agli studenti, vedete, le cose stanno così perché quelli che sono venuti prima di noi le hanno misurate, le hanno dimostrate, fine, arrivederci e grazie, alla prossima lezione. Io cominciai ad utilizzare una tecnica di insegnamento completamente differente già tanti anni fa. Quando andavo a lezione, scrivevo sulla lavagna delle reazioni di chimica e dicevo, come mai questa reazione va così? Non potrebbe andare in quest'altro modo che pure sembra plausibile. Sulla base di quello che ho detto prima, la reazione numero 2 dovrebbe seguire il percorso della prima reazione, sono quasi uguali, perché invece la seconda fa un'altra cosa, cioè la chimica di quello che non può accadere. Tutto al contrario. Questa era una ipotesi di lavoro che permetteva di mettere allo studente le mani nella marmellata, cioè di dire le cose non sono così perché me le ha dette lui, le cose sono così perché c'è un progetto universale più grande di noi che ha voluto che le cose sono così. E il progetto universale vuole una cosa sola, vuole che tu capisca perché le cose le abbiamo fatte così. Perché nell'istante in cui tu capisci che le cose le abbiamo fatte così, capisci anche che sei te il creatore dell'universo. Vai a dire a uno studente di oggi sei te il creatore dell'universo. Lui ti sputa nel chiasma ottico, perché ti dice no, se le cose le ho costruite io, la responsabilità della vita, dell'universo è tutta roba mia? No, spero che esista Dio, così almeno è lui che si prende la responsabilità delle cose, no io. Oppure se non c'è lui ci saranno i demoni e allora sono gli demoni, gesto significativo.
sono i demoni a cui dare la responsabilità. Invece, quando comprendi che sei te, Dio, e che sei venuto qui per ricordarti che sei Dio, no, le cose non tornano, bisogna fare fatica. Porca puttana. Allora si scopre che il processo di acquisizione di consapevolezza è un processo doloroso, dove il dolore è l'archetipo della sofferenza. E te non ti vuoi ricordare chi sei perché hai paura di soffrire troppo. Questa è un po' la vita di tutti i giorni. Ecco, tornando diciamo, a quello che era il prima, no? Il mondo delle idee, no? E lo switch ulteriore da questi due mondi per descrivere la realtà, quindi appunto dal mondo delle idee alla fisica classica, c'è stata realmente con l'avvento della fisica quantistica per te? Ah, allora, qui è successo un casino della Madonna, storico, perché prima c'era Newton con la fisica che diceva le cose devono andare in un certo modo, ci sono le formule della fisica, le mele cascano per terra perché esistono le formule della fisica. Guardate che si insegna ancora questa stronzata, che poi scopriremo essere una verità, ma che è cambiata completamente nella storia. Si insegna a scuola, soprattutto nelle scuole medie, dove si insegnano le certezze. Le mele cascano per terra perché? Perché Newton ha detto che le mele devono cascare per terra. No, le mele cascano per terra fottendosene di Newton. Questo è qualcosa che i professori e soprattutto le professoresse, che sono la maggior parte del corpo docente italiano, 85-83,7% femmine, insegna ai ragazzi. Quindi noi pensate, apro una parentesi incredibile, abbiamo una scuola gender. Cioè, perché non ci sono le quote azzurre nella scuola? Perché non si assumono maschi prima di continuare ad assumere femmine nella scuola? Perché il bambino, il ragazzo, è costretto a sentire solo una parte, la parte del femminile che ti racconta le cose? E perché la parte del maschile non viene ascoltata? No? Se volete fare una scuola gender, allora una vita gender bisogna pensare anche alla scuola. La scuola italiana è fottuta da questo punto di vista, nel bene e nel male. Chiusa parentesi. Il, il, ehm, L'avvento della fisica quantistica modifica il cervello dell'umanità. Prima le cose dovevano accadere perché era così, lo dicevano le formule. Ora le formule dicono un'altra cosa. Nella quantistica dicono, beh, non c'è la certezza che una cosa accada, c'è la probabilità che una cosa accada. Sconvolgente. Sapete cosa vuol dire questo? Questo è qualcosa che ha distrutto la mente dell'80% degli esseri umani che hanno tentato di capire. Perché? Prima c'erano i buoni e i cattivi e ora? Beh, ora non ci sono più i buoni e i cattivi, ora c'è la probabilità che quello che io sto guardando sia buono. Però c'è anche una probabilità che lui in realtà non sia buono, mi appaia buono, ma in realtà è uno stronzo. Cioè un concetto destabilizzante della società totale. E eh, i fisici quantistici erano tutti sostanzialmente non credenti nella religione, mm, eh, sostanzialmente avevano un pensiero comunista, allora si poteva dire comunista, oggi il comunismo non esiste più, eh, contro quella che era la realtà della relatività di Einstein. Einstein dice, Dio non gioca a dadi, cioè mette come punto di riferimento il fatto che Dio ha creato l'universo e che l'universo non l'ha fatto così complicato come vuole la fisica quantistica. Il giocare a dadi voleva dire avere la probabilità che i dadi ti dessero un risultato. Dio non gioca a dati, Dio è sicuro di quello che fa. Se c'è la probabilità, Dio è sicuro di quello che ha creato. No. E allora, siccome Einstein era profondamente credente,
le cose non gli tornano. Allora c'è questa visione intermedia. Da una parte c'è la teoria della relatività, cioè tutto è relativo, dice Einstein, a secondo del punto in cui lo guardi. Dio dall'alto vede tutto così com'è, però te che sei qui dentro non hai la capacità di vedere bene le cose. E dall'altra parte c'è la fisica quantistica che dice no, aspetta, le cose bisogna vedere, perché c'è la teoria della probabilità. La probabilità, che poi è stato dimostrato essere reale, cavolo, ti dimostra che la fisica quantistica non è vera. Secondo step. E poi c'è un terzo step. E io non è che voglio fare l'egoico di turno, però c'è lo step di Malanga. Il terzo step di Malanga, che farà impazzire tutti i fisici, dice: aveva ragione Newton, cioè tutto è assolutamente prevedibile. Tutto accade con una precisione esatta, ma la probabilità non è sbagliata, è un modo ancora poco cosciente di comprendere la realtà. Cosa vuol dire tutto questo? Ci sono 3 step dell'acquisizione di consapevolezza: primo, secondo, terzo, in tutti i campi. L'essere umano, contento all'inizio, scemo, poi si ammala, ha un problema da risolvere, sta male, terzo punto, guarisce e torna a essere contento, come era lo scemo al punto numero 1. Che differenza c'è tra il punto 1 e 3? C'è che al punto numero 3 lui ha capito, ha acquisito consapevolezza di sé. Tu devi risolvere un problema matematico, cioè all'inizio non hai problemi perché sei felice e contento, arriva la professoressa e ti dà un compito di matematica, tu lo devi risolvere, ah porca puttana, diventi infelice, ti autodistruggi se te ne interessa qualcosa. Risolvi il problema, sei contento. Che differenza c'è tra il primo punto e il terzo punto? Sei contento. Quindi c'è il fatto che hai risolto il problema di matematica, cioè hai acquisito consapevolezza. Allora, che differenza c'è tra le mele che cadono per terra con sicurezza e la teoria della probabilità della fisica quantistica e il tornare a dire, cioè aveva ragione Newton, come dico io, no? Vedete che il mondo è frattalico, tutto accade nello stesso modo, in tutti i campi, perché è l'archetipo che è sempre lo stesso. Il problema è legato alla teoria della probabilità. Noi siamo i creatori dell'universo. Se noi siamo i creatori dell'universo e ne abbiamo consapevolezza, quando io tiro una moneta in aria e voglio che caschi testa, andrà a testa. 100 tiri, 100 testa. Se invece non so un cazzo, tiro la moneta in aria e la realtà mi dice che 50% di probabilità andrà a testa, 50% di probabilità andrà a croce. Che cosa vuol dire questo? Che quando io riesco a fare in modo che la mia moneta vada a testa, io ho la consapevolezza che ha esercitato un archetipo, cioè quell'operatore hermitiano lineare che ha costruito la mia realtà. Quindi la probabilità che un evento accada è matematicamente la misura della nostra inconsapevolezza. Perché? Se io sono consapevole, i calcoli mi verranno 1%, 100%. Se io sono inconsapevole, 50% da una parte e 50% dall'altra. Quindi la teoria della probabilità non è sbagliata, è una misura dell'attuale inconsapevolezza degli esseri umani. Totale inconsapevolezza che, guardate, non è il 50%, come si potrebbe pensare, ma se tu fai delle prove, scopri che è sempre il 51, 51 e mezzo, 52, e dirai, è un caso, 2 per 2 punti in più del 50 non vuol dire nulla. No, vogliono dire come, perché sui tanti numeri la probabilità è una scienza esatta e c'è chi sta calcolando tutte queste cose e c'è per esempio un sito americano che li calcola e ti dimostra come questa percentuale si discosta dal 50% verso il 100
mano a mano che il tempo cammina, perché il secondo principio della termodinamica ti dice che te sei il creatore dell'universo e la tua coscienza aumenterà sempre con l'ordine dell'universo. Allora, questo cosa vuol dire? Che quando noi avremo acquisito la consapevolezza totale dell'universo, non ci sarà più la probabilità che un evento accada, ci sarà la certezza che l'evento accade come vuoi te. E quindi aveva ragione Newton. Ecco, puoi dirci in maniera semplice che cos'è la fisica quantistica per chi non la conosce? La fisica quantistica è quella fisica che ehm, mh, ha una capacità predittiva più elevata di qualsiasi altro tipo di fisica. I tipi di fisica sono tre. C'è la fisica newtoniana, la fisica di Einstein, che è la relatività, la newtoniana è quella meccanicistica, no? E la fisica quantistica, che è quella della teoria della probabilità. Va bene? Ehm, ehm, la quantistica introduce, come dicevo prima, il problema della probabilità che un evento accada. Nelle formule della fisica quantistica c'è scritto tutta una serie di cose che sono difficilmente interpretabili se tu non aggiungi il parametro coscienza. La fisica quantistica non è interpretabile, è quella che predice di più le cose, le prevede di più, meglio, quindi tra tutte le fisiche che ci sono, delle tre, è quella meno sbagliata di tutte. Il teorema della diseguaglianza di Bell dice una cosa fondamentale. Tutte le tre tipologie di fisica sono sbagliate, ma tutte, e lo dimostra, ma la fisica quantistica è quella che ha la probabilità di essere un pochettino più esatta delle altre, perché è l'unica che prevede che l'universo non sia locale, cioè che non esista né lo spazio, né il tempo, né l'energia. La fisica quantistica, nel suo insieme, fa una previsione anche di questo tipo. Le altre due fisiche, la relatività di Einstein e quella meccanicistica di Newton, no. Quindi quelle due lì sono sbagliate. La fisica quantistica ha la probabilità di essere un pochino esatta, ma tutto il resto che vediamo è del tutto incomprensibile. Aggiungo io, a meno che non aggiungi il parametro della coscienza. Allora diventa tutto comprensibile. Il professor Oddi Freddi, ormai in pensione dell'Università di Torino, mi sembra il Politecnico, ehm, è un professore di logica. Il professore di logica ha detto: la fisica quantistica è totalmente illogica. Mi permetto di confutare questa visione. È totalmente illogica a Oddi Freddi, il quale in tutti i ragionamenti che ha fatto nella sua vita ha mostrato una chiara tendenza ad usare solo il lobo sinistro del cervello e non utilizzare la parte femminile del sé, che ripudia, che gli fa schifo. Lui 2 più 2 fa 4 e basta. E se 2 più 2 facesse quello che voglio io, e che abbiamo deciso insieme che faccia 4, ma domani mattina decideremo che potrebbe fare 19. Questa è la realtà nuova, perché siccome siamo noi i creatori dell'universo, noi siamo stati in qualche modo posti nella condizione di vita di essere coloro che devono credere che 2 più 2 faccia 4 e ci autofreghiamo con le nostre mani. Nell'istante in cui siamo noi i creatori dell'universo, domani mattina noi stessi modifichiamo le leggi dell'universo.
E questo succede nella vita di tutti i giorni, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma magari c'è qualcuno che ha una latina di Coca-Cola sul tavolo e la sposta con la forza del pensiero. Ho di freddi questa cosa qui, non la può sopportare. E questa è la sua limitazione. Invece, sperimentalmente, accade. E quindi vuol dire che oltre la illogicità della fisica c'è un pensiero diverso che rende tutto quello che nella fisica quantistica non si è compreso comprensibile. Questo i fisici lo chiamano parametri nascosti, cioè c'è qualche cosa di logico che noi non comprendiamo. No, c'è qualche cosa di illogico che invece si può comprendere e che non ha niente a che fare con la logica, ma è la comprensione della coscienza, cioè del fatto che noi facciamo i miracoli e che ce ne fottiamo fino a un certo punto delle formule della fisica.